Ciao ragazzi e benvenuti. Eccoci finalmente alla recensione tanto attesa dell'Amplitude Brian May. Come sapete ho questo software da diverso tempo, però ho voluto aspettare per fare la recensione definitiva, semplicemente per il fatto che volevo sperimentare un po' con i suoni, creare i miei preset personali in modo tale da fare una recensione definitiva e dettagliata. Cosa importantissima, vi consiglio l'utilizzo delle cuffie. Se avete delle cuffie di una buona qualità, utilizzatele durante l'ascolto di questa recensione, è molto importante, così potete apprezzare realmente la stereofonia e la qualità del suono di questo software. Quindi buona visione. Ok, come immagino sappiate, Amplitude è un prodotto, come molti altri della famiglia della EK Multimedia, presenti sul mercato da diversi anni. La EK Multimedia è un leader nel settore del software e dell'hardware anche a livello musicale e tecnologico. Ultimamente hanno sviluppato questo pacchetto Brian May che va ad implementarsi in Amplitude 4 e abbiamo già una lista di suoni da poter utilizzare. Prima di tutto tenete a mente che sono dei suoni che vanno a replicare il sound di Brian in studio, quindi l'assolo di Bohemian Rhapsody ad esempio è quello del disco A Night at the Opera e non quello delle situazioni live, quindi i vari preset che abbiamo vanno a replicare il suono in studio di Brian, che di solito è leggermente diverso da quello che siamo abituati a sentire. Il preset che ho sviluppato per me, per le mie esigenze, va a replicare un po' quello che è il mio rig live, che è molto simile ovviamente a quello di Brian, quindi ha una sonorità leggermente diversa. Bene, innanzitutto vediamo come è composto il rig odierno, se così lo possiamo chiamare. In primis abbiamo ovviamente la Red Special, collegata all'interfaccia audio iRig HD2. Vedete, qui arriva la Red Special, questa è l'uscita per il mio ascolto per le cuffie, mentre a sinistra ho la connessione USB che va nel mio MacBook Pro, e dal MacBook Pro ovviamente c'è il famoso Amplitude Brian May. Ok, prima di passare a farvi vedere cosa ho davanti allo schermo, vorrei farvi sentire una panoramica dei suoni che ho col mio preset personale su Amplitude Brian May. Ok, vediamo come è composto il mio preset di Brian May su Amplitude. Dunque, in primis vedete il Treble Booster e il CAT Treble Booster Classic. Io personalmente l'ho selezionato su anni 80. Abbiamo tre switch che comprendono tre diversi Treble Booster. L'anni 70 che praticamente è il Range Master, quindi è un Treble Booster con transistor al germanio caratterizzato da un suono leggermente più granuloso e aspro. Ve lo faccio sentire. Quindi seleziono su anni 70, abbasso il gain fino a quanto desiderato.
Abbiamo poi lo switch appunto su anni 80 per un suono più corposo, questo va a simulare il cornish usato da Brian durante gli anni dei Queen. Ed infine abbiamo il triple booster anni 90, sostanzialmente è una replica del Touring di Greg Fryer, quindi abbassiamo il gain e selezioniamo anni 90. Il secondo effetto che troviamo in pedaliera è il wah, che può essere utilizzato nella funzione auto, quindi come nel Live Magic, quindi un auto wah che vada solo in base alle note che stiamo suonando, quindi otterremo un sound del genere. O nella modalità normale, quindi col pedale d'espressione. Questo ovviamente il pedale d'espressione è molto utile nel momento in cui vogliamo creare delle sonorità col DK Amp sfruttando magari una determinata posizione del pedale d'espressione. Terzo pedale in pedaliera è appunto il Fox Phaser, simulato molto bene in tutte le sue caratteristiche e funzioni. Vediamo lo switch per l'accensione e lo spegnimento, lo switch per selezionare la modalità, quindi auto o manuale, il controllo del feedback e il controllo del range. Vi faccio sentire un po' i suoni. Quindi se accendiamo il pedale e lo mettiamo alla posizione più bassa, abbiamo il classico suono anni 70. Se muoviamo il pedale d'espressione e lo portiamo nella posizione massima, ovviamente aumenta il ciclo della fase. Il controllo feedback aumenta l'intensità dell'onda, sentite già il fruscio che è cambiato. Mentre il controllo range aumenta o diminuisce la velocità. In questo caso arriviamo a velocità estreme. Lo switch mode invece ci permette di controllare la fase attraverso il pedale. La sezione successiva di Amplitube è appunto quella riguardante gli amplificatori, ci permette di utilizzare 3 AC30 alla volta proprio come Brian, quindi col segnale originale al centro e ai lati i segnali che portano l'effetto. Come vedete, come nella realtà io utilizzo la C30 Brian Main non al massimo del volume ma diciamo al 75%. E ai lati abbiamo altri due AC30, abbiamo gli effetti integrati, il chorus, il delay e l'harmonizer che agiscono ovviamente su entrambi gli amplificatori laterali. Il primo effetto è il chorus e io l'ho tarato sul mio preset come se fosse un CE1, quindi un effetto molto leggero, serve solo per dare spazialità al suono, ve lo faccio sentire. Se vado ad aumentare il livello, ovviamente sentite un incremento
dell'effetto. Se aumento il rate, ovviamente aumenta anche i cicli. Spengiamo il chorus e passiamo al delay. I delay abbiamo ovviamente tarati, li ho tarati come il solo di Brighton Rock di Wembley, quindi una ripetizione a 800 millisecondi e l'altra a 1600 millisecondi, e suona così. L'altro effetto presente sono gli harmonizer, divisi sempre sul canale destro e canale sinistro. Io in questo momento li ho tarati per qualcosa tipo Chinese Torture. Ok, la sezione successiva è forse quella più complessa, è quella che ci permette di giocare maggiormente col suono, poiché ci permette di posizionare gli ampli in una stanza, microfonarli come vogliamo e quindi modificare radicalmente il suono. Sto parlando della sezione cab. Come vedete qui abbiamo una rappresentazione dei nostri 3 AC30. In questo momento sono microfonati in questo modo, quindi con un microfono a condensatore davanti a ogni ampli e un paio di microfoni per la stanza. In questa parte scegliamo gli amplificatori. La scheda successiva riguarda gli altoparlanti. Possiamo selezionare 2 tipi di altoparlanti per ogni amplificatore. In questo caso io ho entrambi gli altoparlanti dei Celestion Blue Alnico ed il suono ovviamente è questo. Se ad esempio metto un Gold Alnico nella posizione microfonata, o un altro tipo di altoparlante, ovviamente il suono cambia radicalmente. Questa funzione è molto comoda se vogliamo posizionare 2 microfoni davanti all'amplificatore, quindi magari utilizzare un tipo di altoparlante ed un altro tipo miscelandoli insieme. È una cosa che ha fatto molto spesso anche Brian, lo fa anche attualmente, non utilizza un solo tipo di altoparlanti ma magari un mix, ci regalano uno spettro più ampio e delle sonorità differenti. La sezione successiva riguarda appunto i microfoni. In questo caso io ho microfonato con un solo microfono a condensatore spinto sulla griglia, come vedete, e posizionato sul bordo dell'altoparlante. Il suono ovviamente è questo. Vi faccio sentire come cambia il suono in base a come sposto il microfono. Quindi capite bene le potenzialità di come microfonare un amplificatore. Posso anche aggiungere un secondo microfono, in questo caso non so, aggiungiamo
un 57 posizionato al centro dell'altro cono, e sentite già che il fruscio cambia. Ovviamente il secondo microfono va a captare molte più frequenze alte rispetto al microfono a condensatore sul bordo. Ok, leviamo il secondo microfono. Andiamo alla prossima scheda, che riguarda l'ambiente. In questo caso gli amplificatori, come vedete, sono stati posizionati in uno studio molto ovattato, dal sound molto secco. In questa sezione possiamo scegliere il tipo di microfono che capta il suono nella stanza e il tipo di stanza. Sentiamo, questo è il suono in questo tipo di studio. Quindi molto definito e molto secco. Nel momento in cui scelgo un'altra location, ad esempio un palco, ovviamente il riverbero cambia. La prossima sezione invece riguarda il mixer dei nostri microfoni. Vedete, qui abbiamo una prima linea che sono i microfoni a condensatore posizionati davanti agli ampli, e la terza linea sono i microfoni a condensatore nella stanza. Io al momento, come vedete, li ho entrambi a zero, quindi è lo stesso ammontare di decibel da entrambi le tipologie di microfoni. Se vogliamo ad esempio escludere quelli della stanza, vi faccio sentire la differenza. Quindi ovviamente ad esempio in questo caso senza i microfoni nella stanza il sound si fa molto più concentrato e a fuoco in un determinato punto. Mixando diversi microfoni, diverse posizioni e diversi volumi possiamo ottenere un'immensità di suoni. L'ultima parte di Amplitube riguarda gli effetti a rack. Non sono inclusi nella catena degli effetti, quindi non sono prima dell'ampli, ma sono in post-produzione, quindi dopo il mixer, dopo i microfoni sostanzialmente. Sono effetti quindi che vanno ad modificare il sound generale. Nel mio preset ho semplicemente aggiunto, come potete vedere, un semplice delay digitale. È sempre un delay a tre parti, come quello di Brighton Rock, con un tempo minore e l'intensità delle ripetizioni è minore. Lo utilizzo per canzoni come Desert Days. Un altro dispositivo, un amplificatore egregiamente simulato da Amplitube, è appunto il Dickey Amp. Torniamo nella sezione amplificatori e troviamo il Dickey Amp, che può essere microfonato e posizionato in ambiente come tutti gli ampli. In più abbiamo una interessante caratteristica, la batteria da 9 volt. Possiamo scegliere la carica della batteria 9 volt. Sappiamo che Brian preferisce questa batteria abbastanza scarica, quindi la portiamo giù. Questo è l'amplificatore costruito da John Deacon e utilizzato da Brian per le numerose sovraincisioni di chitarra, e suona così. Questo sostanzialmente era il mio preset, quindi dettato da quello che utilizzo dal vivo. Andiamo adesso nella parte Collection, Brian May, per sentire i preset. Vedete, qui c'è una lista infinita di canzoni, quindi di suoni già preparati per noi dalla EK Multimedia.
Selezioniamo ad esempio il Bohemian Rhapsody solo. Tenete a mente che questi sono dei preset che vanno a simulare il suono in studio di Brian, quindi non quello che siamo abituati a sentire live o sulla nostra strumentazione, quindi una sonorità molto particolare dettata dalla post-produzione anche. Vedete già due pedali che io finora non ho menzionato perché non li utilizzo. Il primo è lo Stargate, un noise gate che va a eliminare il fruscio di fondo che per alcuni è molto fastidioso, a me personalmente non dà molto fastidio. Vedete il controllo del threshold e l'accensione e spegnimento dello stesso. Il secondo pedale è un vero e proprio simulatore di Red Special. Praticamente se non avete una Red Special potete simularla attraverso questo pedale e potete simulare il complesso switching system della Red Special, quindi l'accensione e spegnimento di ogni pickup e la fase di ogni pickup, oltre al controllo del volume. Come sapete Brian utilizza il volume della chitarra per aumentare o diminuire il gain nel sound generale. Con questo pedale potete farlo. Può essere utilizzato anche da chi ha già una Red Special. Basta lasciare il controllo su Red Special e non dovete sbattervi a cambiare gli switch e a regolare il volume. Col controllo di sinistra possiamo configurarlo per una chitarra dotata di pickup single coil, switchando a destra invece per una chitarra con pickup humbucker. Sentiamo il suono di questo preset Bohemian Rhapsody, non toccherò nulla, lascerò anche il simulatore di Red Special, quindi selezionerò la configurazione ponte e centrale in fase. Dovrebbe pensarci tutto quanto il programma, farà tutto lui. Se volessi utilizzare la mia configurazione di pickup basterebbe spegnere il Red Special Pedal e vado a selezionare la configurazione corretta, quindi manico e centrale fuori fase. Ok, proviamo qualche altro preset della IK Multimedia, ad esempio selezioniamo questo di Bijou, ovviamente viene utilizzato il Dickey Amp e suona così. Ok, tornando al mio setup, proviamo ad ottenere il sound di Keep Yourself Alive, almeno la versione dal vivo di Keep Yourself Live. Quindi ho spento gli amplificatori laterali e ho acceso il Fox Phaser. Col pedale di espressione al minimo selezioniamo i pickup manico e ponte fuori fase. Un'altra funzione molto interessante di Amplitube è che dispone di un vero e proprio registratore multitraccia al suo interno. Infatti, se andiamo nell'angolo in basso a sinistra e clicchiamo qui, vediamo appunto apparire il nostro registratore dove possiamo caricare ad esempio una backing track e registrare la nostra chitarra sopra con i suoni che abbiamo su Amplitube, o semplicemente fare diversi piani di armonie con le chitarre proprio come Brian. Quindi un'ulteriore potenzialità e devo dire un qualcosa di molto utile integrato nel programma. Vi ricordo inoltre che Amplitube può girare anche in background, quindi non so, vi faccio un esempio. Se aprite il vostro browser con YouTube una traccia o anche una backing track, la fate suonare, potete semplicemente suonare sopra con Amplitube senza dover registrare per forza. O se volete far partire una backing track dal vostro, non so, QuickTime, potete farlo semplicemente lasciando Amplitube in background.
Ok, una cosa che molti di voi avete chiesto e che sinceramente ha suscitato molta curiosità anche in me è se è possibile utilizzare effetti esterni prima dell'interfaccia audio. In questo caso e specificatamente sto parlando del Treble Booster. Come vedete adesso ho collegato un Treble Booster Touring di Fryer, la versione 2018, all'ingresso dell'interfaccia audio. Ovviamente escluderò, come vedete già l'ho fatto, ho spento il Treble Booster integrato di Amplitude e vediamo come risponde con un Treble Booster esterno. Quindi risponde molto bene, non avverto assolutamente alcun tipo di clipping o distorsione, quindi vi posso confermare che un Treble Booster all'ingresso dell'iRig, ad esempio io sto utilizzando un iRig HD2, funziona egregiamente. Bene, arriviamo diciamo alle conclusioni. Vi ho fatto un'infarinatura generale di Amplitude, anche se l'argomento dovrebbe essere spiegato in maniera molto più ampia, ma non voglio annoiarvi con una recensione di svariate ore. Avremo modo di poterne parlare, se volete, su Facebook o qui nei commenti su YouTube o contattandomi privatamente. Sarà un piacere discuterne con voi per entrare ancora più a fondo in determinate tematiche di questo interessante programma. Vi dico le mie impressioni. Sono rimasto molto sorpreso dalla qualità del programma. Ho sentito diversi demo, diverse registrazioni fatte col programma e secondo me a mio avviso non rendevano giustizia alle potenzialità del programma. Sinceramente non so il perché. Provandolo personalmente sono rimasto molto sorpreso della qualità delle simulazioni e di quanto fossero convincenti i suoni, comparati ovviamente con la realtà. Io ho una strumentazione che va a replicare uno a uno quello che utilizzo su Amplitude e posso dirvi che la risposta con la chitarra, i suoni sono molto convincenti rispetto alla realtà. Altra cosa che mi ha impressionato è il feedback e il sustain che possiamo ottenere con questo programma. La cosa che mi spaventava è suonando in cuffia non c'è interazione tra chitarra, amplificatore, tra chitarra e quindi alti volumi. Stranamente, sicuramente l'IK Multimedia ha pensato anche a questo e ha simulato anche il feedback, quindi in lunghi assoli o note sospese la chitarra ha un sustain piuttosto notevole, un'altra cosa che mi ha molto sorpreso. Altro punto a favore è come risponde il programma quando abbasso il volume della chitarra. La maggior parte dei simulatori, dei pedali che va, anche dei pedali da pedaliera, insomma, che vanno a simulare il sound di Brian, peccano solitamente sui suoni puliti. Il distorto di solito è facile da simulare, un suono distorto non ci fa apprezzare la bontà di una simulazione. Il problema viene quando ci sono i suoni puliti, perché di solito si perde in dinamica, si perde in definizione o semplicemente i suoni non sono mai puliti. Questo non l'ho riscontrato con Amplitude. Questo programma simula fedelmente anche la risposta dell'ampli valvolare in combinazione col Treble Booster. Quando andiamo ad abbassare il volume, l'avete sentito anche voi prima, i suoni sono molto squillanti, cristallini e non perdono affatto di dinamica. Ok, veniamo a come utilizzare Amplitude. A mio avviso l'espressione migliore di Amplitude è in cuffie di buona qualità. Detto ciò, se avete necessità di sentirlo amplificato, quindi su una cassa, può essere inviato anche ad un amplificatore. Ad esempio, se volete sfruttare solo la sezione effetti di Amplitude e sfruttare un amplificatore fisico, potete farlo semplicemente utilizzando l'uscita amplificatore presente ad esempio in iRig HD2, quindi potete mandarla ad un ampli. Altra espressione ottima di questo programma è utilizzarlo direttamente nel PA, quindi nel mixer e nell'impianto, quindi in una situazione con un'amplificazione molto pulita e molto lineare, poiché la simulazione dell'ampli dell'ambiente la fa il programma stesso.
potete semplicemente sfruttare un impianto, una cassa da voce e ottenere il sound ad esempio della C30, del Digiamp, con i vari riverberi ambientali e tutta l'effettistica che avete selezionato. Bene, anche questa recensione è giunta al termine, spero di avervi dato un'idea generale di Amplitube Braille May. Come al solito nella descrizione del video vi lascio i link utili per ottenere ulteriori informazioni riguardo questo prodotto, oppure se volete acquistarlo direttamente dal sito della IK Multimedia. Se avete un dubbio, una domanda o semplicemente volete esprimere la vostra opinione riguardo questo software, lasciando un commento qui su YouTube. Ricordatevi che potete anche contattarmi su Facebook, sulla pagina Braille May Tribute. Come al solito vi ringrazio per il supporto e per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo video.